Diciamo che sono nella lista del regime. La settimana scorsa ho girato anche un documento, una foto fra la comunità iraniana in cui c'è una lista dei nomi e codice fiscale iraniana attaccato dentro il consolato dell'Iran a Milano. La democrazia intanto non è una pillola che tu dai a una persona dal giorno dopo diventa democratico, si deve evolvere. E lo vediamo anche in Iran perché pian piano attraverso lotte sociali, tutti i scioperi, ci sono stati tanti cambiamenti in Iran. L'aggressione statunitense e israeliana in Iran ha completamente distolto l'attenzione dal movimento di protesta capitanato dai giovani iraniani che negli ultimi 4 anni ha cambiato i costumi culturali del paese al grido di donna, vita, libertà. Dopo l'uccisione di Mahsa Amini avvenuta nel settembre del 2022, era stata arrestata perché non portava il velo correttamente e non copriva i capelli, le nuove generazioni iraniane hanno iniziato a protestare per i propri diritti, disattendendo le rigide norme sociali imposte dal regime. Tra di loro c'era anche Rayaneh Tabrizi, nata nel 1979 a Teheran e vive dal 2008 in Italia. Oggi, attraverso l'associazione Manà, dà spazio e forza alle voci delle donne e dei giovani iraniani che chiedono un cambiamento. Da alcuni anni con VD rappresentiamo l'Italia all'interno del network di media europei Sfera. Questa collaborazione, promossa dalla Commissione europea, ci permette di raccontare al pubblico italiano le sfide delle nuove generazioni con un approccio cross-border e internazionale, a partire da storie come quella di Rayaneh. Sono Rayaneh Tabrizi, ho 47 anni, sono nata a Teheran e sono un'attivista per il movimento Donna, Vita e Libertà, per la libertà del popolo iraniano. Mi ricordo proprio il giorno in cui è diffuso la notizia dell'uccisione di Mahsa Amini e che è stata organizzata una manifestazione anche a Milano, quasi tutte le città il mondo e abbiamo iniziato a partecipare nelle manifestazioni, che la primissima era in Piazza Castello a Milano e che c'erano tanti iraniani in quel giorno, e da lì è partito proprio il movimento Donna, Vita e Libertà il 2022. Dentro di me qualcosa si è attivata perché comunque forse fino a quel giorno non credevo minimamente che ci fosse una possibilità di cambiare qualcosa dentro il mio paese, l'avevo perso completamente. Allora io sono entrata in Italia nel 2008, è stata una entrata inaspettata, non prevista, perché l'avevo fatto tutto il percorso di immigrazione per andare in Australia con il mio titolo dello studio, ma siccome lavoravo anche come assistente di volo per la compagnia di bandiera Ryanair, giravo spesso in tutto il mondo, lì il destino mi ha portato in Italia. In realtà sono stata molto scontenta dalla situazione in cui vivono specialmente le donne in Iran. Ecco, per questo motivo anche ho fatto un percorso legale per immigrazione in Australia, perché comunque volevo andare a vivere in un paese libero, quindi cerchiamo attraverso la nostra attività, attraverso associazione che l'abbiamo fondato proprio nel 2023, cercare di promuovere la cultura iraniana, far conoscere proprio Iran a 360 gradi, quindi non soltanto per l'aspetto politico ma anche aspetto culturale, storico, linguistico, e anche aiutare i ragazzi che escono dall'Iran causa proteste contro il regime, che sono perseguitati o sono vittime delle violenze in Iran. Fin dal primo giorno mi sono presentata senza maschera e ho iniziato comunque subito a parlare, perché fra la comunità iraniana, che maggior parte sono i giovani e studenti, ci sono anche pochi ragazzi che possono parlare italiano, quindi da lì è iniziato. Ovviamente il rischio c'è, fino ad oggi i miei genitori, tutta la mia famiglia, tranne le mie sorelle che sono in Europa, tutti vivono in Iran. Il rischio c'è perché ci sono state tante famiglie dei dissidenti iraniani che fanno attività fuori dall'Iran, che le famiglie sono state toccate come anche un'arma di ricatto. Ma anche a me viene questo, diciamo, pensiero tutti i giorni, specialmente adesso nel periodo della guerra. Diciamo che sono nella lista
del regime. La settimana scorsa ho girato anche un documento, una foto fra la comunità iraniana in cui c'è una lista dei nomi, codice fiscale iraniana attaccato dentro il consolato dell'Iran a Milano, e c'è anche mio nome, siamo 22 persone che in realtà siamo esenti da qualsiasi servizio da parte del consolato, quindi siamo nella lista. In Iran va avanti esecuzioni tutti i giorni, c'è una forte repressione in Iran, c'è una forte povertà perché il costo della vita si è aumentata, per esempio olio, la gente non riesce a comprare medicine comprano a rate nelle farmacie, però nessuna media parla di tutto questo, si parla soltanto della questione geopolitica, della guerra, eccetera. Parlando sinceri, iraniani vengono da una storia che la democrazia mai esistita. Noi siamo tramandati da una dinastia all'altra, da una dinastia fino a che è arrivata alla dinastia di Pahlavi. Io sono nata, cresciuta sotto la dittatura, quindi per me il concetto della democrazia è un concetto nuovo, qualcosa che stiamo imparando. Infatti dal 2022 ci sono state anche tanti riscontri fra iraniani con idee diverse, e che comunque questo anche crea anche una crescita. La democrazia intanto non è una pillola che tu dai a una persona dal giorno dopo diventa democratico, si deve evolvere, e lo vediamo anche in Iran perché pian piano attraverso lotte sociali, tutti scioperi, ci sono stati tanti cambiamenti in Iran. Penso che in Iran ancora ha una strada lunghissima per arrivare. E nel percorso noi impariamo, cresciamo, faremo di sicuro errori, come adesso anche si fa tanti errori nel percorso. Mi auguro che almeno, visto che il tempo si sta allungando, ci sia un frutto da poter tenerlo per sempre nel nostro paese.